Sono arrivati i vampiri su Age of Wonders 4. Ne vale la pena? Beh, per rispetto del vostro tempo, vi direi di sì, con riserva. Questo perché ho rispetto anche del vostro portafoglio, come del mio. L'aggiornamento gratuito sicuramente fa tantissimo ad Age of Wonders 4, ma Thrones of Blood forse poteva essere fatto un po' meglio, soprattutto per il prezzo che Paradox chiede. Ehi, sono Tiranno Matto, benvenuti in un nuovo episodio della mia rubrica Aggiornamento. Ho giocato in live 0-100 una partita con il nuovo Lord Vampiro Antico in Age of Wonders 4 e mi sento di potervi parlare delle mie impressioni a caldo, come al solito, dritto al sodo. Ho apprezzato davvero tanto tornare a giocare Age of Wonders 4. È un grand strategy 4X. Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Sono le 4X dei giochi stile Civilization. In questa grande famiglia ci sono tante tipologie, ma nessuno è come Age of Wonders 4. È un fantasy personalizzabile al 100%. Possiamo infatti mettere mano completamente ad ogni mappa e ogni fazione giocata o avversaria di ogni partita. Non solo, abbiamo a disposizione anche dei reami narrativi che ci danno un contesto più chiaro della realtà dei Godire del mare astrale. L'ambientazione è fenomenale. La saga stessa per me è sempre stata una sicurezza. Ci sono un paio di però. Tornando a giocare facendo una live di 5 ore, facendo da 0 a 100, vincendo la partita, mi sono reso conto che mi mancava questo gioco. Non credo però che sia merito di Thrones of Blood. Credo infatti che Age of Wonders sia riuscito semplicemente ad insinuarsi in una mia necessità da videogiocatore del momento, ovvero creare scenari delimitati tutti nuovi da scoprire, senza lore pregressa, storia da ricordare, e forse è anche questo il punto, una storia che si adatta ad ogni situazione, permettendo un'immersione narrativa completamente soggettiva, e la propulsione della curiosità viene alla fine esaurita dalla quantità veramente vastissima di elementi di gioco fra monumenti, storie secondarie, evoluzioni anche delle interazioni non solo con i modificatori dei regni, ma anche con le altre fazioni. È nel game design la vera vittoria del titolo di Triumph Studios. Riuscire ad unire l'albero di ricerca alla magia, dando un tono particolare ad ogni tomo. Il mio giudizio sul gioco non può che essere positivo, soprattutto se scontato, e qui arrivano i dolori. Perché parlando di Thrones of Blood iniziano ad emergere un paio di criticità che mi porto dietro ogni volta che tocco un titolo pubblicato dalla Paradox Interactive. Perché sì, Triumph alla fine è solo una succursale, sono degli sviluppatori sicuramente di pregio che tengono al loro mondo e che tengono alla saga che hanno tra le mani. Però è il modello di business che continua a peccare. E non sono l'unico a pensarlo. Ci sono poche recensioni su questo gioco, principalmente perché è uno strategico fantasy molto di nicchia, e ciò è un peccato. Parlo soprattutto a voi, giocatori italiani. Dategli una possibilità. Date più possibilità a videogiochi come Age of Wonders. Sono sicuro che potrete esplorare orizzonti mai visti prima, oppure riscoprirli. Ad ogni modo, 20 euro forse è un po' troppo per i contenuti che vengono offerti. Questo commento specifica molto bene il problema. È stata promessa una gran personalizzazione del vampiro antico, eppure sono presenti pochissimi assets unici, ben 3. È vero, c'è una campagna narrativa, ma è una sola mappa, e ci sono soltanto 3 tomi senza una vera trasformazione finale. Ho provato ad esplorare il tomo di livello 4 con la benedizione del sangue antico. Non è sicuramente a livello estetico e di flavor paragonabile ad altre trasformazioni finali precedenti. In più, le unità speciali sembrano un po' riciclate, e ritengo che quando finiscono sotto i riflettori questi elementi, le campanelle d'allarme suonano e come. Qualcuno potrebbe dire: sei un po' prevenuto verso Paradox Interactive. Beh, quando la tua fama di sviluppatore ed editore è quella di chi capitalizza in maniera eccessivamente avida sui propri contenuti aggiuntivi a pagamento, a buon intenditore, poche parole.
L'aggiornamento gratuito Gargoyle ha rivoluzionato la cultura delle ombre, dividendo le due sottoculture nel culto della tirannia, ho provato proprio questo, e il culto della morte. Il primo culto è incentrato sul controllo delle città libere. Potremo infatti sfruttare al massimo i nostri vassalli sotto tutti i punti di vista. In più, le meccaniche di combattimento uniche del culto della tirannia puntano tutto sul demoralizzare e controllare sul campo di battaglia i propri nemici, mentre il culto della morte preferisce uccidere in maniera rapida ed efficiente per poi utilizzare i corpi degli eroi caduti non come dei prigionieri o delle anime nelle cripte, come nel caso dei colleghi della tirannia, ma proprio per sviluppare dei rituali imbalsamando i corpi morti. Ci sono stati anche tantissimi altri bug fix e sono sicuro che i giocatori di ritorno come me, avendo tutto il gioco, tutti i season pass, la versione completa, possano trovare gioia nella riscoperta di questo grandissimo strategico. Sicuramente, come per la maggior parte di giochi del genere, è sempre meglio aspettare i saldi e prendere più pacchetti che ci interessano possibile quando scontati. È questo il mio consiglio, perché sì, ne vale la pena, ma non al prezzo base. Date veramente una possibilità ad Age of Wonders 4 e anche a Thrones of Blood. Nonostante tutti i suoi problemi, ritengo che sia un DLC divertente e c'era proprio bisogno nel contesto fantasy della figura del vampiro come sovrano. A conclusione, beh sì, Age of Wonders 4 non è tradotto ufficialmente in italiano, ma per fortuna Piz, coordinato da Andrew Channel, che ha sparso la voce da tanti anni ormai sull'argomento Age of Wonders, ha già comunicato che la sua mod di traduzione sullo Steam Workshop sarà pronta in una decina di giorni o poco più. Trovate il link in descrizione. Ciò detto, vi ringrazio per aver cliccato anche oggi sul teschio del tiranno, direi che è appropriato più del solito. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, perché questo è quanto. Tiranno matto out, avventurieri d'avventuriera.